Ciao a tutti e benvenuti all'ultima parte dei nostri riassunti dedicati al fantastico drama The Penthouse. Questa volta ci dedicheremo alla seconda stagione completa, essendo un po' più corta della prima stagione che contava 21 episodi, mentre la seconda solo 13, siamo riusciti a richiudere tutta la stagione in un unico video. Il consiglio, io ve lo ripeto, ve l'ho già detto nei primi 2 video e ci tengo veramente a continuare a farlo. Se riuscite a trovare il tempo e avete la possibilità, guardate il drama per intero. Lo trovate sulla piattaforma Viki con i sottotitoli in italiano, guardatelo perché è meraviglioso e riuscite a vedere alcune particolarità che sicuramente ed ovviamente in un riassunto si perdono. Allora siamo pronti a partire con questo riassunto della seconda stagione e buttiamoci a capofitto in questa avventura. La seconda stagione, al contrario della prima, inizia in maniera veramente molto delicata. Infatti vediamo la cantante che sta per decretare la vincitrice del premio della scuola di musica e ovviamente una donna cade dalle scale e muore, piena di sangue, quindi probabilmente pugnalata. A quanto pare non sapete il significato della parola delicata. Vabbè. Vediamo allora la cantante che mentre cammina all'interno dell'Era Palace ha un piccolo malore e allora l'ex marito la accompagna in camera. Dante lo scopre e allora giù botte e già che ci siamo viene anche buttato nel fiume, sempre più delicati. La cantante trova in casa delle sue foto e delle minacce ed anche un suo vestito stracciato. Subito dopo vediamo la governante che fa il voodoo su una bambolina che sarebbe la cantante e le cava gli occhi. Andiamo sempre meglio. Dice poi la cantante che Dante è suo e che non può essere buttata fuori da quella casa. Arriva Dante e la butta fuori da casa. Dante sta per chiedere alla cantante di sposarlo, ma arriva la polizia, la quale ha trovato la governante morta suicida in casa, ma che prima di uccidersi dichiara che se non potrà essere suo non dovrà essere di nessun altro e afferma che ad uccidere Beatrice sia stato lui. Cerca di accusare la madre, ma la polizia lo avvisa che lei si era già costituita prima che trovassero il corpo della governante. Dante vorrebbe dichiararsi innocente, ma l'avvocato lo avvisa che siccome è stato accusato dalla governante che successivamente è morta, la situazione non è per nulla semplice. Ma vediamo cosa è successo e perché la madre si è costituita. La madre segue la figlia, che è stata contattata telefonicamente e che viene aggredita dalla governante ancora in vita. Fortunatamente la madre riesce a salvarla e quando si trova lei in pericolo arriva ad aiutarla il figo di Hollywood. La governante accusa la madre di essere la causa del suo licenziamento e beve del veleno. Muore e a questo punto il figo di Hollywood dice alla madre di costituirsi, così da poter avere un alibi per il momento della morte della governante. Il figo di Hollywood prepara una finta lettera di addio sulla quale la governante dichiarerebbe che il colpevole è Dante. Vediamo una scena di una festa in cui Dante e la cantante dichiarano che si sposeranno e arriva l'elicottero con le pale più potenti del mondo perché fanno un macello pazzesco da cui scendono l'ex marito della cantante e la sua nuova moglie, la madre. E ovviamente dove potrebbero andare a vivere? All'Era Palace, e la cantante non la prende benissimo. Mentre urla e si dispera, perde la voce e sente un dolore alla gola e successivamente la vediamo dal dottore che le dice di avere un nodulo e che se non ferma il suo tour dovrà essere operata. Cerca allora una persona con la voce simile alla sua per poter cantare in playback. Inizia il concerto, ma scopriamo che la persona scelta per cantare viene sostituita dalla madre. Questo manda in crisi la cantante perché la madre raggiunge delle note che lei non è mai riuscita a raggiungere. La sfida tra le due non finisce mai. Infatti vediamo la cantante ad una conferenza e mentre sta firmando degli autografi si trova di fronte la madre che le porta un regalo, se così si può definire. La copia del contratto che aveva firmato con la sostituta che avrebbe cantato per lei, permettendole di utilizzare il playback, e le consiglia di dire a tutti che non è più in grado di cantare. La gemella intanto lancia un secchio di vernice rossa addosso alla figlia perché è il colore dell'assassina, sua madre. Il tutto è architettato per farla buttare fuori dalla scuola perché dopo pochi minuti dovrà presentarsi ad un'audizione. La figlia della rimbambita dice di volerla aiutare, ma la chiude nel bagno. Quando la cantante è in procinto di dichiarare che la figlia verrà espulsa, entra nella stanza e dice che è stata chiusa nel bagno, ma arriva ancora la figlia della rimbambita, d'accordo con la gemella, e dice che non è vero, e allora viene inviata all'organo disciplinare. Davanti alla cantante e ai genitori delle ragazze non viene creduta nel momento in cui dichiara che le figlie l'hanno bullizzata e alla fine arriva la figlia della rimbambita che dice che è tutto vero. Inizia una nuova guerra tra la rimbambita e Dante. Lei lo minaccia dicendo che è molto arrabbiata e che potrebbe svelare il segreto secondo cui il marito è in prigione al posto di Dante e per questo Dante ha regalato l'appartamento all'Era Palace a lei.
Ma ovviamente Dante non resta con le mani in mano e fa picchiare il marito in carcere, che sarebbe uscito dopo soli 2 mesi, così da ritardarne il rilascio. La società di Dante non naviga in buone acque e quindi decide che è arrivato il momento della fusione con la società della cantante. Allora fa inviare alla madre della cantante il documento firmato con colei che avrebbe dovuto sostituirla al concerto, e siccome la madre le chiede di dare le dimissioni, lei accetta la fusione, così non dovrà più dimettersi. La figlia della cantante non è ai livelli della figlia, cioè lei, se no tra le figlie non si capisce, e la madre le dice che deve batterla o piuttosto ucciderla. Arriva il giorno della gara, la figlia, lei, fa un'interpretazione perfetta, mentre la figlia della cantante, lei, sbaglia quasi tutto. E qui la storia si ripete. La figlia della cantante prende il premio dalla teca e colpisce la figlia, lei, che cade dalle scale. Tutti corrono fuori e quando si spostano e portano via il corpo, la rimbambita trova il ciondolo che la figlia era riuscita a strappare alla figlia della cantante, ma la cantante glielo toglie dalle mani. La rimbambita dice che tra tutte le persone nel teatro mancava proprio la figlia della cantante, e poi la vediamo mentre nasconde il trofeo e cerca di gettare i vestiti nel fiume, ma arriva la madre e la ferma. Dante intanto ha visto che la cantante si era infilata in tasca la collanina e la prende dalla giacca della cantante, la quale cerca di togliere il trofeo dall'armadietto della figlia, ma arrivano la madre e la rimbambita, che la trovano ma in un altro armadietto, e vediamo l'ex marito della cantante nell'ombra. Controllate le impronte digitali, viene accusato il custode della scuola, il quale conferma l'omicidio, e la figlia della cantante scoppia in lacrime perché sa che lui non c'entra nulla. L'ex marito della cantante dice alla cantante che farà di tutto per proteggere la propria figlia, e lei le chiede di uccidere la figlia, lei, che è ancora in vita. Vediamo poi un uomo che stacca il respiratore e la ragazza muore. La madre cerca di suicidarsi davanti alla tomba della figlia, ma il figo di Hollywood la ferma e le dice che è stata la figlia della cantante e che la cantante e l'ex marito la stanno proteggendo. Poi vediamo i due che cercano con un medicinale di cancellare la memoria della ragazza. Il figo di Hollywood dice alla madre che deve cercare la vera madre dei gemelli. Ricordate la donna con il tatuaggio a forma di farfalla? Perché lei sa tutti i segreti di Dante. Bene, ma è lei che si fa trovare. Infatti arriva a casa di Dante ed è uguale a Beatrice. Infatti la chiameremo Bea, che col diminutivo ci metto meno e almeno le riconosciamo. La figlia della cantante intanto, come previsto, ha dimenticato tutto. Esce la notizia che la cantante ha usato la voce di un'altra persona al concerto. In conferenza stampa si scusa e dà l'addio al mondo della musica. La madre vede Bea che è assolutamente identica a Beatrice e, ricordando le parole del figo di Hollywood, la insegue e hackera il suo telefono per scoprire i suoi segreti. L'ex marito della cantante dice alla madre che vuole divorziare. Torna dalla cantante, si baciano e decidono che Dante deve pagare per quello che ha fatto a lui e a lei, ma Dante li vede. Arriva la polizia con in mano la collanina, dice alla cantante che la colpevole dell'omicidio è sua figlia. Lei prende le sue difese urlando di averla uccisa lei con le sue mani, ma la polizia altro non è che un gruppo di attori pagati da Dante per farle dire queste cose, per poterla registrare e minacciare che dovrà fare quello che dice lui o la madre lo saprà. Vediamo poi una colluttazione tra Dante e Bea e capiamo che lei serve a lui più di quanto lui serva a lei, perché lo avvisa che senza di lei lui perderà tutte le proprietà. Sta per spararle, ma lei sposta la sua mano e il colpo fa cadere un lampadario che li colpisce. Come è successo nella prima stagione, quando Dante vede il sangue sul suo viso si trasforma e cerca di uccidere Bea strozzandola, ma qualcuno arriva e gli dà una botta in testa, e ovviamente questo qualcuno è il figo di Hollywood. Il figo di Hollywood e la madre cercano di convincere Bea a collaborare con loro per distruggere Dante, ma questo tentativo va a vuoto. Bea torna da Dante, si baciano e la madre pensa che tra i due ci sia un legame forte, ma il figo di Hollywood le fa notare che questo legame non è così forte, infatti lei non gli ha detto nulla di averli incontrati. La coppia diabolica va in un'agenzia immobiliare e dice di voler comprare un appartamento dove Dante ha deciso di far nascere un nuovo quartiere. Dicendo di aver saputo che la zona crescerà presto, ovviamente la gente inizia a far trapelare la notizia e i prezzi della zona salgono alle stelle. Dante capisce che di mezzo ci sia la madre e chiama Bea per dirle che dovranno occuparsi di una persona. Lei gli dice ok, ma sono al tavolo insieme. La madre fa vedere ai gemelli una foto di loro con Bea, ma la gemella dice di non volerne sapere perché è morta e che lei ha avuto un'unica madre. Il rimbambito, ex marito della cantante, aggredisce Dante e gli dice che vuole che il suo matrimonio finisca, ma Dante gli fa notare di essere al corrente che ad aggredire e uccidere la figlia sia stata sua figlia. Vabbè, avete capito chi ha ucciso chi, ma qui vediamo che ad uccidere definitivamente in ospedale la figlia
è stato Dante. Il rimbambito decide di andare via con la figlia, ma durante il viaggio viene fermato ed arrestato dalla polizia perché la guardia della scuola ha dichiarato essere lui il colpevole e di aver mentito precedentemente per soldi. Ma ovviamente il tutto è stato architettato da Dante. Qui vediamo una cosa che vi lascerà a bocca aperta. Mentre Bea fa una doccia, gli si cancella il tatuaggio, toglie la parrucca e da Bea torna ad essere Beatrice. Durante la festa di fidanzamento di Dante e la cantante alla TV danno la notizia dell'arresto del rimbambito e qui facciamo la seconda scoperta scioccante, o meglio, i nostri dubbi vengono confermati. Il rimbambito era il padre della figlia, che detto così non significa niente, ma voi sapete di cosa parlo. La figlia della cantante recupera la memoria e mentre piange fa notare alla cantante di aver colpito la sua antagonista alla spalla e non alla testa, quindi non è stata lei ad ucciderla. Bea dice di voler comprare delle case in un distretto e il figo di Hollywood le dice che quelle case appartengono a lui e lei dice delle parole particolari. Ho messo in gioco la mia stessa vita per questo progetto e spazzerò via chiunque si metta in mezzo. Le stesse identiche parole che gli disse Beatrice. Ora in lui è sorto un dubbio. Intanto vediamo Dante regalare a Bea la collanina prova dell'omicidio della figlia e vediamo esattamente com'è andata. La ragazza era solo ferita dopo il colpo della cantante e a colpirla alla testa è stato Dante. Mentre lui racconta tutto, Bea sa che la madre sta ascoltando. La cantante vorrebbe uccidere Dante, ma mentre cerca di soffocarlo suona il suo cellulare e lei riconosce la suoneria, la stessa che sua figlia ha sentito mentre pensava di aver commesso l'omicidio, quindi capisce che potrebbe essere stato lui. Riguarda le foto della serata e nota che in 2 diverse foto porta 2 diversi completi perché ha dovuto cambiarsi per via del sangue. Ed ora una scena che non ci saremmo mai aspettati. La cantante dice alla madre di essere sua figlia la colpevole dell'omicidio, ma che Dante è invischiato e chiede il suo aiuto e per una volta sembra assolutamente sincera. Arriva il giorno dell'asta per l'acquisto degli immobili del distretto su cui tutti vogliono mettere le mani, ma a vincere l'asta è Bea. Il figo di Hollywood fa delle ricerche su di lei e nota che il ciondolo attaccato alla sua borsa è la collanina che portava Beatrice. Capisce che si tratta di lei e l'abbraccia, chiedendole perdono per non averla riconosciuta prima e le chiede di mollare tutto se il gioco diventa troppo pericoloso. Ora è il momento di ricostruire tutto l'accaduto nella prima stagione quando abbiamo visto morire Beatrice. Bea chiede alla madre che cosa le abbia detto Beatrice in punto di morte e le parole furono scappa. Vediamo quindi Beatrice che raggiunge l'Era Palace perché è contattata dalla governante che le dice che i gemelli sono in pericolo. Ricordate? Era alla fine della prima stagione. Arrivata al palazzo incontra la vera Bea che le chiede di poter andare lei a salvare i ragazzi perché li vuole vedere per l'ultima volta e dice a Beatrice che se la situazione diventerà troppo rischiosa le dirà di scappare. Per questo le sue ultime parole prima di morire sono scappa. Ed ecco perché Beatrice, che pensavamo morta, è ancora viva e vegeta, mentre a morire è stata Bea. Bea chiede alla madre perché non si fidi di lei e di iniziare a fidarsi e per conquistare la sua fiducia le dona la collanina a prova dell'omicidio. Vediamo poi la banda di rimbambiti comprare terreni nella zona che diventerà un nuovo polo residenziale, ma a dire alla gente di vendere loro questi terreni è stata Beatrice. Da ora la chiameremo così, tanto ormai sappiamo che è lei. La madre fa sapere a Dante che Beatrice ha venduto tutti i suoi terreni e quindi non ha più nessuna proprietà in quella zona residenziale. Lui la aggredisce e cerca di rapirla, ma arriva il figo di Hollywood, ovviamente in maniera fighissima, e la salva. Dante manda la sua guardia del corpo a cercare Beatrice e le scrive un messaggio di presentarsi al magazzino con i soldi o la ucciderà. Poi si fa portare da bere e aggredisce la cantante perché ci ha messo troppo tempo e si scola tutta la bottiglia. Vediamo poi Beatrice che viene investita, fa una telefonata a qualcuno e dice che Dante sta cercando di ucciderla. Poi viene chiusa in una sacca da morto e inserita in quello che sembra un forno crematorio. Dante si risveglia e dice di non ricordare nulla di cosa sia successo. Arriva la polizia e lo arresta per l'omicidio di Beatrice. Nel video si vede la sua macchina, un uomo incappucciato e il proprietario del forno crematorio dice di averlo prestato a Dante quella notte. In più la madre ha le registrazioni di lui che dice di voler uccidere Bea. La polizia arriva anche in un magazzino dove trova Beatrice che dice di essere stata tenuta prigioniera per molto tempo e non è da sola. Ora il suo piano si è concluso. Ma torniamo un po' indietro, a quando Beatrice chiese alla madre perché non si fidasse di lei. Qui vediamo la madre che dice alla cantante che le potrà restituire la collanina se l'aiuterà e la vediamo quindi tritare delle pillole ed inserirle nella bottiglia che Dante ha bevuto prima dello pseudo-omicidio di Bea. Mentre Dante è svenuto nel letto, la cantante prende i suoi vestiti e con il famoso dito finto della prima stagione invia un messaggio a Bea in cui le dice di portare i soldi al magazzino o la ucciderà. La madre dà i vestiti
vestiti al figo di Hollywood. Lui finge di vestire Bea e di bruciarla. La madre prende le ceneri da una tomba al cimitero e le porta a casa di Dante. Dà i vestiti alla cantante che sporca di proposito il pavimento per far notare le impronte. E la storia si ripete. Dante in manette e il figo di Hollywood che gli ride in faccia. Beatrice dice alla polizia di essere stata rinchiusa per molto tempo da Dante, ma non era sola. Con lei c'è anche la figlia, della madre, non sua. Qui vediamo la banda di imbecilli che viene rovinata perché il posto dove sarebbe dovuta sorgere la zona residenziale diventerà una discarica. Cercano di scappare ma vengono arrestati per la morte dell'insegnante. Sì, perché nel frattempo la madre si è costituita, ma vede che sua figlia è ancora viva. Come? Il figo di Hollywood e Beatrice sapevano che Dante avrebbe concluso il suo lavoro e quindi non appena lui aveva staccato le macchine, loro l'avevano salvata. Beatrice entra nella stanza degli interrogatori del carcere e finalmente dice a Dante tutto ciò che avrebbe voluto dirgli per anni e gli dimostra la sua soddisfazione nel dirgli che morirà in carcere. Dante ora finalmente crolla perché si rende conto di aver ucciso con le sue mani l'unica donna che aveva sempre amato, Bea. Arriva il giorno del processo ed entra in aula Beatrice, tra lo stupore di tutti. Viene chiesto a Beatrice se sia stata la madre ad uccidere l'insegnante e lei conferma. Dopo queste parole Dante dice che loro non c'entrano nulla, ma ci sono i video delle confessioni, ricordate? Ed ora ecco quanto rischiano in base ai loro delitti. Rimbambita 1, 1 anno e mezzo di carcere. Rimbambita 2, 1 anno e mezzo di carcere. La cantante, 7 anni. Il marito della cantante, 2 anni. Il rimbambito, 2 anni. Dante, ergastolo. Beatrice prende la parola e ammette che se anche il reato della madre sia imperdonabile, ha già pagato tutto per il suo errore e nel suo cuore la perdona perché è l'unica ad aver trattato con amore sua figlia quando ancora era in vita. A questo punto la madre viene arrestata per 3 anni grazie alle parole di Beatrice perché altrimenti per questo omicidio avrebbe dovuto scontare una pena molto più lunga. Ma ovviamente tra i ragazzi questa cosa non può non avere delle ripercussioni. Infatti la figlia della rimbambita dichiara subito guerra alla figlia. Dobbiamo trovarle un nuovo nome perché non si capisce mai la figlia di chi. Perché è colpa di sua madre se è in carcere e intanto vediamo il padre che esce dal carcere e la sua prima domanda alla guardia del corpo di Dante è: il bastardo dove si trova? Il figo di Hollywood raggiunge Beatrice con un anello e un mazzo di fiori, ma quando lei lo sta per raggiungere, la sua auto esplode. Finisce così la seconda stagione di The Penthouse. Noi non vediamo l'ora che inizi la terza, ormai manca qualche giorno, quindi se state guardando questo video appena uscito sappiate che manca veramente poco. Guarderemo la terza stagione in diretta sul nostro canale Twitch con tutti i nostri amici, se volete seguiteci, e in più faremo dei mini riassunti settimanalmente, così potrete rimanere aggiornati settimanalmente con quella che è la storia di questo fantastico dramma. Ringrazio tutti, ci risentiamo presto, sperando che questo riassunto vi abbia aiutato. Andrà ascoltato probabilmente più volte perché le informazioni sono tantissime, ma veramente speriamo che vi abbia aiutato a ricostruire un po' tutta la situazione. A presto e grazie a tutti come sempre.